Bene ragazzi, amici, bentrovati, bentornati, benvenuti alla, credo, quinta, comunque ultima lezione su Francesco Bacone. Parliamo finalmente del metodo scientifico che io ho citato più volte, il cosiddetto metodo induttivo di Francesco Bacone. Io ho detto e stradetto, ma lo ripeto, che Francesco Bacone critica il metodo deduttivo, il metodo aristotelico, del sillogismo aristotelico, che secondo lui è del tutto inadeguato perché cerca di arrivare a delle conoscenze sulla natura senza osservare, con poche osservazioni della natura, con pochi dati empirici confusi e comunque del tutto non sistematici, del tutto non sufficienti. Questo vecchio organon, questo vecchio metodo aristotelico deve essere sostituito da un metodo scientifico moderno basato sull'osservazione, cioè bisogna osservare i fenomeni e il metodo induttivo proposto da Bacone passa dal particolare al generale. Si tratta di osservare, di elencare una serie di dati empirici, di fenomeni empirici, però non basta questo naturalmente, e questi fenomeni empirici devono poi essere attivamente interpretati dall'intelletto per trarre una teoria generale, appunto da una generalizzazione dei fenomeni osservati. Quindi si passa dal fenomeno, dal particolare al generale, cioè alla teoria. Invece nel sillogismo aristotelico si passa dal generale al particolare e questo non implica l'intervento dell'esperienza, come avviene nei teoremi matematici. Data una premessa generale, cioè per esempio le proprietà del triangolo, si dimostra qualcosa che è più particolare, più specifico rispetto alle proprietà del triangolo. Per esempio il teorema che dice che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a 180 gradi. Per fare questo non bisogna sperimentare, infatti il metodo deduttivo della logica sillogistica, simile a quello della geometria, non prevede l'osservazione. Infatti la geometria, la matematica è una nostra costruzione mentale che funziona senza l'osservazione della natura e quindi bisogna però integrare, non è solo l'osservazione è importante, dice Bacone, ma come abbiamo visto l'osservazione deve essere integrata anche dal momento razionale, dal momento intellettuale di riflessione attiva nei confronti dei dati osservativi. Vi ricordate la famosa metafora di Francesco Bacone? Gli scienziati sono come delle api, quindi le api osservano, cioè usano l'esperienza, prendono qualcosa da fuori di loro, dall'esperienza, nella metafora prendono il nettare dei fiori, però poi nell'alveare questo nettare lo trasformano all'interno del loro corpo, cioè l'esperienza poi la valutano e la trasformano alla luce della ragione, dell'intelletto, cioè di quello che noi abbiamo dentro, insomma l'intelletto. Quindi un metodo induttivo basato sull'osservazione della natura che, e questo è molto interessante, precede la teoria ma anche segue la teoria. L'osservazione della natura è, diciamo, casuale prima della teoria ed è invece costruita e predeterminata dopo la teoria, perché dopo la teoria le esperienze diventano più propriamente esperimenti, cioè vengono costruiti appositamente in modo da verificare e falsificare la teoria. Ci sono alcuni aspetti interessanti in questo metodo induttivo di Bacone, ma ci sono anche dei forti limiti, inadeguatezze e il metodo comunque è assolutamente inapplicabile
non funziona, non può funzionare, a differenza del successivo metodo scientifico non induttivo ma ipotetico-deduttivo di Galileo Galilei. Attenzione, Francesco Baconi non è il primo in assoluto a dire che il metodo scientifico, la conoscenza della natura, deve basarsi sull'esperienza. C'erano stati personaggi prima di lui, al di là dell'eccezionale anticipatore medievale del metodo scientifico, che vi ricordate, porta lo stesso nome di Francesco Bacone, è il suo omonimo Ruggero Bacone, no? Francescano di Oxford. Se noi ci limitiamo semplicemente al 500, ai personaggi che sono di pochi decenni precedenti a Francesco Bacone, ne troviamo almeno due che entrambi criticano il sillogismo aristotelico come Francesco Bacone e propongono un metodo basato sull'esperienza. Possiamo citarli anche se certamente non dedicheremo a loro delle lezioni apposite, però magari meritano una minima trattazione, una menzione. Il primo si chiama Pietro Ramo, Pierre Ramé, è francese, italianizzato in Pietro Ramo. Pietro Ramo critica il sillogismo aristotelico e lo considera vicino ad un procedimento retorico, perché lui ha la logica sillogistica, Pietro Ramo, che non considera valida, contrappone invece quella logica in cui crede, che lui chiama logica naturale. Per lui esiste una logica naturale nell'uomo che procede attraverso procedimenti spontanei. Lui chiama proprio questi procedimenti spontanei alla base della logica naturale. Questi procedimenti spontanei corrispondono appunto a delle caratteristiche innate, spontanee in tutti gli uomini, che sono secondo lui il dialogo e la ragione. Il dialogo e la ragione costituiscono un ordine della possibile conoscenza della natura, e questo ordine deve essere basato sull'esperienza, d'accordo? Sull'osservazione empirica della natura, esperienza che non c'è nel sillogismo ma che invece fa parte di questo nuovo metodo scientifico proposto da Pietro Ramo, l'osservazione all'interno dell'ordine della scoperta scientifica, che si basa su una logica naturale, che si basa su un insieme di procedimenti spontanei, semplici, che scaturiscono spontaneamente dall'animo umano. L'altro caso è sicuramente all'interno dell'aristotelismo rinascimentale. Ricordate l'aristotelismo padovano capitanato da Pietro Pomponazzi, abbiamo Jacopo Zabarella. Zabarella è stato considerato uno che ha influenzato Galileo Galilei, perché Zabarella stava a Padova e sapete che anche Galileo Galilei andò a studiare a Padova e quindi sicuramente assorbì i riflessi dell'aristotelismo padovano e di Zabarella. Zabarella, pur essendo un aristotelico, però era un aristotelico di tipo nuovo, no? Sapete, appunto pomponaziano, Zabarella critica il sillogismo. Zabarella critica il sillogismo e pensa che un nuovo metodo scientifico debba basarsi sull'osservazione attiva della natura. Anche lui dice che l'osservazione è fondamentale, e quindi noi abbiamo, vedete, altri casi anche in pieno 500, altri casi di autori che propongono un metodo ostile al sillogismo aristotelico che valorizzi l'esperienza. Allora, qual è il metodo induttivo basato sull'esperienza di Francesco Bacone? Si tratta di indagare una natura oppure una cosa. Attenzione, Francesco Bacone con precisione chiama la natura o la cosa. Seguiamo l'esempio che fa Francesco Bacone. La natura e la cosa è il calore, ok? Cioè noi vogliamo scoprire qualcosa che riguarda il calore.
ci possono essere tante nature o tante cose da indagare nella natura, però noi ne prendiamo una, seguiamo proprio l'esempio di Francesco Bacone, il calore. Noi vogliamo trovare la forma della natura o della cosa che indaghiamo, cioè la forma del calore, che significa, almeno in una cosa, Francesco Bacone è d'accordo con Aristotele, cioè che la conoscenza è la conoscenza delle cause. Tra le quattro cause aristoteliche, Francesco Bacone scarta immediatamente la causa materiale o la causa efficiente. Non ci interessa sapere di quale materia è costituito il calore, d'accordo? O chi produce e che cosa produce il calore. Così come non ci interessa la causa finale, non ci interessa il calore, quale fine, quale scopo produce. Delle quattro cause aristoteliche, dice Francesco Bacone, l'unica importante è la forma, cioè noi dobbiamo trovare la causa formale di una natura o di una cosa. Nel nostro esempio la natura, una cosa, è il calore, cioè noi dobbiamo trovare la forma del calore e avremmo raggiunto una conoscenza scientifica sul calore. Ma che cosa significa la forma del calore? La forma non è un termine pericolosamente aristotelico, desueto. Ora bisogna dire che Francesco Bacone è duplice, cioè lui dice esplicitamente di attribuire due significati alla forma. Cos'è la forma di una natura o cosa che vogliamo indagare? Cos'è la forma del calore? Allora, il primo significato, diciamo, è meno apprezzabile, è più vecchio, è più conservatore, è un significato di stampo aristotelico, cioè Francesco Bacone dice: noi vogliamo trovare l'essenza del calore. L'essenza del calore è proprio nel senso aristotelico del termine, cioè la definizione del calore. Non sembrerebbe un grosso progresso, perché appunto anche Aristotele diceva che conoscere qualcosa significa conoscerne l'essenza, l'essenza corrisponde alla definizione linguistica, d'accordo? Quindi dobbiamo sapere, conoscere che cos'è il calore in sé, cioè qual è la sua essenza che corrisponde a una definizione linguistica. Che cosa significa? Dobbiamo trovare la forma nel senso dell'essenza del calore. L'essenza, dice Aristotele, è quella cosa per cui ciò che stiamo indagando è proprio quella cosa e non un'altra. Lo so che sembra un pochino strana. L'essenza del calore e la sua definizione fa sì che il calore sia proprio il calore e non qualcos'altro, d'accordo? Cioè l'essenza spiega perché una determinata cosa, per esempio una determinata sostanza, sia proprio quella sostanza e non un'altra, d'accordo? Bacone si spiega anche con un altro esempio: l'essenza della natura o della cosa, nel nostro esempio l'essenza del calore, è quella cosa che una volta tolta, se tolta, fa venir meno anche la cosa. Cioè l'essenza del calore, se viene tolta, fa venir meno, fa svanire, fa scomparire il calore. Quindi questa è la definizione, diciamo, meno apprezzabile, quella più tipicamente proprio aristotelica, che non ci dice molto di moderno. Dobbiamo scoprire la forma di una natura o cosa, in questo caso nell'esempio la forma del calore, dobbiamo scoprire l'essenza del calore dandone una definizione linguistica, dobbiamo scoprire ciò che il calore è, dobbiamo scoprire ciò che fa che il calore sia proprio il calore e non un'altra sostanza. È molto aristotelico, voi dite che cosa c'entra con la scienza moderna, però attenzione, Bacone si riscatta perché subito dopo dà una definizione di forma, dobbiamo trovare la forma del calore, che è molto più moderna. Lui dice che dobbiamo trovare la legge
della natura o della cosa, cioè nel nostro caso la legge del calore. Quindi dobbiamo trovare la legge, lui ripete più volte la parola legge, cioè la legge di svolgimento del calore, cioè le regole che spiegano appunto il calore, d'accordo? La legge del calore, la legge di svolgimento, cioè capire come il calore si manifesta. Ovviamente questo secondo significato, di forma non come essenza aristotelica o definizione, di forma non come che cos'è la cosa in sé, in quanto diversa dalle altre cose, ma questa definizione più moderna, nel senso di forma come legge, regola di svolgimento, legge di svolgimento con cui avviene un fenomeno, è ovviamente una definizione scientificamente molto più apprezzabile. Problema, primo grosso problema del metodo induttivo baconiano: Bacone purtroppo farà prevalere il primo significato, quello meno apprezzabile, aristotelico, rispetto al secondo significato. Vedremo che nonostante tutto quello che Francesco Bacone dice, l'unica conclusione del suo metodo scientifico sarà trovare un'essenza, cioè definire verbalmente che cos'è il calore. Lui dice che dobbiamo anche trovare la legge di svolgimento del calore, però purtroppo questo secondo significato non si adatta alla realtà di ciò che produce il metodo scientifico baconiano. Quindi questo secondo significato più moderno, la legge di svolgimento del calore, sarà un po' lasciato cadere e resterà soltanto il primo significato. Dobbiamo trovare la forma in quanto essenza del calore, che per noi non è certamente soddisfacente, che fa sì che il metodo baconiano in fondo sia inservibile, non ci dica niente di veramente scientifico, ok? Allora dobbiamo trovare la forma del calore. Per farlo noi dobbiamo applicare un metodo, attenzione, che ha tre fasi. La prima fase è la fase delle tavole, in latino tabule, le famose tabule baconiane, le tavole. La seconda fase è quella della teoria o ipotesi, che con espressione latina singolare Bacone chiama anche la prima vendemmiatio, la prima vendemmia. Vedremo che cosa significa. La prima ipotesi, una teoria ipotetica. Questa prima vendemmia, questo primo risultato di astrazione dell'intelletto, deve essere, come abbiamo visto, poi sottoposto a ulteriori esperimenti, che non sono più le esperienze che troviamo casualmente andando in giro, ma sono esperienze particolari che diventano esperimenti costruiti apposta per verificare oppure falsificare la prima vendemmiatio. Questa è la terza e ultima fase del metodo scientifico baconiano, e questa è la fase delle istanzie, in latino. Istanze prerogative. Istanzie prerogative significa casi particolari, cioè esperimenti oppure misurazioni oppure uso di tecniche, vedremo, di metodi particolari per verificare oppure falsificare la teoria, cioè la vendemmiatio. Ma andiamo con ordine. Che cosa sono le tabule baconiane? Sono tre. La prima tavola è la tabula presenzie, ve l'ho già scritto, la tavola della presenza, delle presenze. Che cos'è la tavola delle presenze? Che cosa sono le tavole? Tavole significa elenchi, ok? Le tavole sono dei fogli, sono degli elenchi, sono dei registri dove si vanno a elencare tutta una serie di cose l'una sotto l'altra. La tavola delle presenze, la tavola delle presenze è la tavola in cui si registrano, attenzione, tutti i casi, tutti i fenomeni in cui il calore è presente. Facciamo l'esempio ovviamente del calore, dobbiamo trovare la forma del calore. Allora dobbiamo elencare in questa tavola, si chiama appunto tavola delle presenze, tutti i fenomeni che noi osserviamo in cui il calore è presente. Per esempio i raggi solari, oppure le fiamme, d'accordo, il fuoco, oppure il fulmine. Sono tutti casi in cui il calore è presente. Ma attenzione, Bacone dice dobbiamo anche andare a trovare dei casi più particolari. Per esempio lui dice eh,
i vegetali in corso di fermentazione. Lo so che può sembrare strano, però anche i vegetali in corso di fermentazione producono calore, d'accordo? Quindi anche casi che producono calore che non sono immediatamente evidenti come il sole oppure il fuoco e così via, d'accordo? Poi abbiamo la tabula declinationis. Tabula declinationis sive absentiae proximo. So che può sembrare strano. Che cosa significa tradotto in italiano? Significa la tavola della deviazione, ovvero dell'assenza. Poi vedremo che significa assenza in prossimo. La tavola della deviazione oppure dell'assenza, cioè rispetto alla prima tavola è una tavola di deviazione, cioè di declinazione. Perché? Perché questa tavola devia dalla prima, cioè in questa tavola noi dobbiamo elencare tutti i casi in cui il calore non è presente. Ok? Non è la tabula presenzie, è la tabula absenzie. Cioè dobbiamo elencare in questa tavola tutti i casi in cui il calore non è presente. Questi casi sono casi di deviazione, capito? Rispetto alla prima tavola. Sono casi che contraddicono la prima tavola. Sono casi in cui mancano i casi della prima tavola, per questo tavola della deviazione, ovvero dell'assenza. Cioè dobbiamo elencare tutti i casi in cui il calore non è presente. Ma voi direte è impossibile, si tratta di un numero di casi infinito, dovremmo andare a vedere tutti i casi osservativi in cui il calore non è presente, sono miliardi di miliardi, non finiranno mai, sono infiniti. Appunto per questo Bacone dice che la tabula absentie diventa tabula absentie in prossimo. Che cosa vuol dire? Che noi non dobbiamo registrare in questa tavola tutti i casi in cui il calore è assente, sono infiniti, sarebbe impossibile. Dobbiamo registrare, attenzione, soltanto i casi in cui il calore è assente, ma che sono simili ai casi in cui il calore è presente. È complicato, cioè dobbiamo elencare non tutti i casi in cui il calore non c'è, i casi in cui il calore non c'è, che però sono casi simili a quelli in cui il calore c'è. Esempio che forse spiega meglio di tutti i discorsi e le definizioni, i raggi lunari, ok? I raggi lunari sono simili ai raggi solari e abbiamo visto che i raggi solari sono uno dei casi più proprio importanti di presenza del calore. Tuttavia i raggi lunari, pur somigliando ai raggi solari, non portano calore. I raggi lunari non comportano calore. Si tratta di un caso osservativo, i raggi lunari, in cui il calore è assente e quindi scriveremo nella tavola dell'assenza, nella tavola della deviazione rispetto alla tavola delle presenze, scriveremo i raggi lunari, ok? La tavola dell'assenza ha un'enorme importanza per Francesco Bacone. La terza e ultima tavola osservativa è la tavola dei gradi. Che cosa vuol dire? La tavola dei gradi elenca tutti i casi osservativi, tutti i casi in cui la natura o cosa di cui stiamo cercando la forma, in questo caso la natura o cosa è il calore, è presente, il calore è presente però a gradi. Che cosa vuol dire? In realtà vuol dire due cose, attenzione per Bacone. Dobbiamo mettere tutti i casi in cui il calore è presente a gradi, cioè in cui il calore corrisponde a una temperatura che si abbassa e si alza, cioè in cui il calore è presente a gradi, cioè è presente in maniera variabile, d'accordo? Per esempio, gli animali, o anche l'uomo, negli animali il calore aumenta quando si muovono, oppure può aumentare per esempio quando gli uomini o anche altri animali hanno la febbre, d'accordo? Quindi il calore non è stabile in questo caso, è intermittente, cioè nel senso che varia, può salire, può scendere di temperatura, quindi per esempio la variazione di temperatura, di variazione del calore nei corpi degli animali. Però attenzione, il secondo significato della tavola dei gradi è questo, cioè individua i casi in cui il calore, attenzione, è presente potenzialmente, cioè i casi in cui si può sviluppare facilmente
è repentinamente il calore. Per esempio, nella tavola dei gradi dobbiamo inserire lo zolfo. Lo zolfo preso di per sé in condizioni normali non ha calore, però lo zolfo ovviamente è un materiale suscettibile di sprigionare in maniera immediata e facile il calore, d'accordo? Però Bacone dice per esempio anche un pezzo di ferro, un particolare pezzo di ferro, perché un pezzo di ferro non ha calore, però è suscettibile di generarlo quando viene percosso da un'incudine. Oppure lui dice dobbiamo elencare, inserire nella tabula gradum anche una pentola piena d'acqua, perché una pentola piena d'acqua non è un caso in cui osserviamo il calore, però è un caso in cui capite il calore è potenzialmente presente, cioè può essere facilmente attivato se metti la pentola piena d'acqua su un fuoco, d'accordo? Quindi questa è la tavola dei gradi. Allora, che succede? Noi abbiamo una serie di tavole, no, di registri che hanno raccolto delle osservazioni in cui il calore c'è, oppure non c'è, oppure è presente potenzialmente in gradi o in maniera variabile, d'accordo? A questo punto entra in campo l'intelletto, la ragione, e quindi non basta l'esperienza. Ovviamente l'induzione vera e propria, l'induzione, cioè l'intelletto, la ragione, riflette, interpreta in maniera attiva e creativa questi casi osservativi, cioè i fenomeni che sono stati elencati nelle tavole e genera una prima vendemmiazio, una prima vendemmia, d'accordo? Un primo raccolto, cioè un primo risultato, una teoria ipotesi che però non è l'ipotesi definitiva, d'accordo? È una teoria ipotetica che deve ancora essere messa alla prova. E questa è la seconda delle tre parti del metodo baconiano, d'accordo? Bacone abbiamo già visto più volte che tiene molto in considerazione i casi anomali, cioè i casi in cui qualcosa che sembra essere vero in realtà non viene verificato, viene falsificato, ok? Per esempio, dice Bacone, noi possiamo pensare che il calore sia una forma di luce, ok? Cioè che la forma del calore che noi stiamo cercando sia la luce, cioè che la luce equivalga al calore, che quindi ciò che stiamo cercando, la forma del calore, è un tipo particolare di luce, perché spesso quando c'è la luce c'è il calore, abbiamo visto nel caso dei fulmini, del fuoco oppure dei raggi solari. Però questo non è vero perché la tavola di deviazione o di assenze in prossimità ci dice che c'è un caso che falsifica quest'idea e l'abbiamo già visto, c'è un caso in cui la luce compare ma la luce non corrisponde al calore, quello dei raggi lunari, e quindi è molto importante la tavola delle assenze perché i casi di assenza in prossimità possono appunto falsificare tante ipotesi possibili. Alla fin fine, che cosa fa eh, Bacone? Arriva alla conclusione che il calore all'interno delle tavole è dimostrato, se noi analizziamo le tavole, che il calore è sempre presente quando è presente il movimento. Quindi il movimento è l'essenza del calore, ok? E quindi la forma del calore che noi stiamo cercando è il movimento, perché quando c'è movimento c'è calore, quindi abbiamo fatto la prima vendemmiazio, la nostra prima teoria generale, l'induzione, abbiamo preso casi osservativi particolari, dal particolare siamo passati attraverso l'intervento attivo dell'intelletto alla formulazione di una teoria generale, cioè abbiamo fatto l'induzione. La forma del calore è il movimento, magari non qualsiasi movimento, ma un particolare tipo di movimento. Nell'esempio di Francesco Bacone, il nostro filosofo dice più o meno il calore è un tipo di movimento espansivo costretto
punto verso l'alto agente sulle particelle più piccole dei corpi. Questa è la nostra prima teoria sul calore. La forma del calore è un tipo particolare di movimento, cioè un movimento espansivo verso l'alto, costretto, agente sulle particelle più piccole dei corpi. Più o meno, se ho dimenticato una parte di questa definizione non importa, perché è soltanto un esempio, d'accordo? Noi possiamo già da adesso, infatti lo facciamo, criticare quello che non va bene all'interno di questo metodo scientifico. Come abbiamo visto all'inizio, ciò che noi abbiamo ottenuto, che cos'è? In termini di scienza moderna, sui vostri libri di fisica, sareste d'accordo a dire che il calore è un tipo di movimento che va verso l'alto, espansivo, costretto, che agisce dal basso all'alto, che agisce non sulle particelle più grandi, ma su quelle più piccole dei corpi? Sul vostro libro di fisica una cosa del genere sarebbe accettabile? No, è solo una definizione linguistica. Come abbiamo visto, Bacone ci aveva promesso all'inizio che la forma del calore sarebbe stata anche la legge, le regole con cui si svolge il fenomeno, il processo del calore, ma in realtà questa promessa era falsa. Aristotelicamente Bacone si è limitato a dare soltanto una definizione linguistica che rappresenta l'essenza del calore. L'essenza è una forma di movimento che agisce in quel modo, che si manifesta in quel modo. Cioè non ci dice assolutamente niente su come il calore si propaga, su come il calore si sviluppa, d'altra parte non può farlo perché non usa la matematica. Quindi l'altro gravissimo difetto del metodo baconiano è prima di tutto il fatto che si resta a livello di definizione, di essenza aristotelica. Il calore, che cosa abbiamo scoperto scientificamente del calore? Abbiamo scoperto soltanto una definizione verbale linguistica, che appunto è verbale linguistica, non è un'equazione. Galileo Galilei ci insegnerà che una legge di svolgimento di un fenomeno, che dice come si svolge il fenomeno e è anche in grado di prevedere il fenomeno, deve essere espressa con un linguaggio matematico, con un'equazione matematica. Per esempio, possiamo dire come aumenta il calore in base al tempo, come aumenta il calore in base a determinate variabili, in che modo il calore si sposta da un ambiente all'altro in base a determinate condizioni, e queste cose sono espresse da equazioni matematiche. Il metodo scientifico induttivo di Bacone è totalmente fallimentare, prima di tutto perché non ci dà nessun tipo di legge di svolgimento, non ci dice esattamente come avviene il processo di propagazione, per esempio, del calore, di aumento, diminuzione del calore, ci dà solo una definizione linguistica verbale, e inoltre non usa la matematica, e quindi la legge non è una legge espressa in termini matematici, e quindi è ancora una cosa assolutamente prescientifica, pre-galileiana. Vedremo che poi dopo in un certo punto Francesco Bacone inserirà la matematica, però in un punto assolutamente poco essenziale, poco rilevante. Bacone trascura la matematica, non ha l'idea galileiana di applicare la matematica alla natura e quindi di esprimere le leggi di svolgimento di un fenomeno come descrizioni espresse da equazioni matematiche che ci indicano la regolarità e ci indicano con precisione come avviene il processo. Quindi è un metodo, diciamo, assolutamente fallimentare. Allora, attenzione, resta la terza e ultima
fase del metodo induttivo baconiano, cioè le istanze prerogative. Le istanze prerogative che non sono altro che casi particolari. Vi ho detto che questo è comunque un aspetto abbastanza apprezzabile del metodo baconiano, che sarà accettato infatti anche da Galileo Galilei. L'esperienza non viene soltanto prima della teoria, al numero 1, viene anche al numero 3, cioè dopo la teoria. Cioè questa teoria, la prima Vindemiazio che abbiamo detto prima, il calore è una forma di movimento, così e colà, deve essere confermata da ulteriori esperienze che in questo caso si caratterizzano proprio come esperimenti predeterminati dallo scienziato, da esperimenti costruiti apposta per verificare o falsificare la teoria. Quindi non è come nella prima fase, io vado in giro, trovo un fenomeno, qui c'è il calore, qui non c'è il calore, elenco un po' tutto. In questa terza fase l'esperienza diventa, come diventerà in Galileo, esperimento, cioè si selezionano e si costruiscono appositamente, anche usando il laboratorio e anche usando strumenti, esperienze ben particolari che sono costruiti apposta per verificare o falsificare la teoria. Questo tipo di casi particolari, che non sono, attenzione, non sono propriamente soltanto esperimenti, sono anche tecniche, metodi, applicazioni varie. Queste istanze prerogative, casi particolari, sono di diversi tipi. Le istanze prerogative possono essere divise in due classi che Francesco Bacone chiama strumenti informativi oppure strumenti pratici. Gli strumenti informativi rappresentano quelle istanze, vi ricordo che istanze prerogative vuol dire casi particolari. Gli strumenti informativi rappresentano quelle istanze che appunto ci danno delle informazioni sul fenomeno che noi stiamo studiando. Per esempio, in questo caso il calore, cioè le istanze informative sono casi privilegiati o esperimenti particolarmente efficaci per trovare delle informazioni sul calore, mentre invece gli strumenti pratici sono quegli strumenti che ci consentono di produrre nella pratica queste informazioni che vi ho detto, cioè tradurre in pratica le osservazioni, le informazioni che noi abbiamo avuto. Gli strumenti informativi si dividono a sua volta nei supporti ai sensi e nei supporti all'intelletto. Allora, tra i supporti ai sensi, in maniera molto apprezzabile, abbiamo gli strumenti, quindi esperimenti o casi particolari che cercano di verificare o falsificare la teoria, l'ipotesi, la prima Vindemiazio, utilizzando degli strumenti che affinano oppure maggiorano la nostra percezione del fenomeno, la percezione immediata del fenomeno. E qui Bacone molto apprezzabilmente menziona per esempio i telescopi oppure i microscopi oppure strumenti che rettificano in qualche modo la nostra esperienza, cioè congegni di misurazione, oppure noi abbiamo dispositivi o procedure per avere informazioni sul fenomeno che non sono disponibili immediatamente, che noi non riusciamo ad ottenere immediatamente in condizioni normali. Per esempio, questi dispositivi o procedure, dice Bacone, possono essere la palpazione del polso, che ci fa sentire qualcosa che in condizioni normali, in condizioni immediate non sentiamo, oppure quei vetri o quegli specchi affumicati, per esempio, che servono per poter vedere il sole. Comunque strumenti oppure dispositivi o procedure che permettono di allargare, di migliorare la nostra percezione sensoriale del fenomeno, oppure di averne una laddove non sarebbe possibile senza questi strumenti o senza queste
o senza queste procedure. Invece tra i supporti informativi, tra gli strumenti informativi che sono supporti all'intelletto, ce ne sono diversi, ma uno è importantissimo ed è rimasto proprio nella storia della scienza, cioè l'istanza della croce. Instantia crucis oppure experimentum crucis, l'esperimento della croce. Attenzione, la croce non è la croce di Gesù Cristo. Per croce si intende il crocicchio. Sapete che cos'è il crocicchio? Eh, certo, anche il crocicchio prende il nome da croce, però il crocicchio è un bivio, no? Quando per esempio c'è un sentiero, questo sentiero si biforca, tu devi andare o da qua o da là, c'è un crocicchio e tu devi decidere se vai a sinistra non andrai a destra, se vai a destra non vai a sinistra. Cioè si tratta di un esperimento cruciale. Sapete appunto in italiano l'aggettivo cruciale? L'aggettivo cruciale che cosa significa? Significa definitivo, no? Significa qualcosa che risolve una questione, è cruciale, è definitivo, è qualcosa che dimostra o una cosa o l'altra, quindi dobbiamo scegliere un bivio o un crocicchio, fare una scelta cruciale o di qua o di là. Che significa esattamente? Significa che questo esperimento è un esperimento che ha soltanto due alternative e decide in maniera sicura, certa, definitiva per un'alternativa oppure per l'altra. Cioè si possono costruire esperimenti che possono dare soltanto due esiti, o un esito di un certo tipo oppure un esito contrario, come quando devi scegliere tra i due bivi in cui si allarga, in cui si dipana un sentiero, arrivi a un bivio, ad un incrocio, a un crocicchio. Per esempio c'è un esperimento cruciale che ti dice una cosa definitiva su qualcosa che sta indagando. Per esempio, l'esempio di Bacone. Bacone dice si potrebbe costruire un experimentum crucis, un esperimento cruciale per stabilire in via definitiva se un corpo cade verso la Terra perché è mosso da una forza intrinseca interna al corpo oppure se il corpo è attratto da una forza esterna, cioè dalla Terra che lo attrae. Si può creare un esperimento in modo che una di queste due alternative sia dimostrata in maniera definitiva. L'experimentum crucis, l'esperimento cruciale, è ancora discusso all'interno della storia della scienza, ma la maggior parte dei filosofi della scienza, degli scienziati, non lo accettano proprio perché è un esperimento che pretende di dare una soluzione, di dare un risultato definitivo, ultimativo, che non può essere messo in discussione tra due sole opzioni. E molti dicono la scienza non è così, la scienza non ti fa mai scegliere soltanto tra due opzioni, né ti porta mai a poter decidere che una delle due è quella, è insomma una verità assoluta. Gli strumenti pratici mettono in pratica le informazioni degli strumenti informativi. Gli strumenti pratici sono per esempio le istanze del potere, cioè che cosa si può ottenere, per esempio nel nostro caso con il calore, con tutta una serie di invenzioni umane, per esempio il vetro, la carta. Bacone fa l'esempio di tantissime invenzioni umane che in qualche modo possono produrre o meno il calore. Ma poi attenzione, è molto importante, si fa per dire, molto importante criticamente, tra gli strumenti pratici ci sono anche le istanze matematiche della misura. Noi abbiamo già lamentato che in Bacone manca la matematica, cioè abbiamo fatto la critica perché è fallimentare, non ha niente a che fare con la scienza moderna, il metodo induttivo baconiano, perché la legge che spiega il fenomeno, che regola il fenomeno, cioè nel nostro caso la legge del calore, non viene assolutamente espressa con un'equazione matematica, non viene definita in termini matematici, ma viene espressa semplicemente, abbiamo visto, da una definizione linguistica.
E purtroppo Francesco Bacone relega la matematica semplicemente qui, come uno degli strumenti pratici. È uno degli strumenti pratici che quindi serve per produrre o meno calore senza sbagliare, e quindi per produrre o meno calore senza sbagliare serve capire quanto spazio, quanto tempo serve per produrre calore, in che tipo di spazio, in che tipo di tempo, insomma, misurare determinate caratteristiche che possono produrre calore. Le istanze magiche, lo so che sembrerebbe strano, che è proprio un nemico, no, della magia, del linguaggio della magia, come Bacone, che forse è il primo in assoluto nella storia a distinguere nettamente tra scienza e magia, l'abbiamo visto, chiami queste cose istanze magiche. Ovviamente Bacone qui non parla delle ciarlatanerie, della magia, delle teorie false della magia. Chiama istanze magiche semplicemente le istanze che, come nella magia, sono fortemente operative, cioè quelle che possono moltiplicare il potere della natura oppure generare, attivare delle caratteristiche insite nella natura che sono nascoste. Per esempio, lui fa l'esempio della polvere da sparo. La polvere da sparo sembra una magia, sembra un miracolo, perché in qualche modo potenzia o fa funzionare al massimo grado alcune caratteristiche della natura. Quindi con mezzi relativamente ridotti si ottengono effetti imponenti che sembrano miracoli, come la polvere da sparo. E insomma, queste istanze prerogative o casi particolari dovrebbero darci informazioni sulla prima vendemmiatio, sulla teoria provvisoria che abbiamo prodotto, per esempio nel caso del calore, per verificare o falsificare o aggiustare questa teoria. E poi, attenzione, queste informazioni servono poi per produrre il fenomeno attraverso gli strumenti pratici. Che cosa vuol dire questo? Questo è abbastanza apprezzabile, cioè voi ricordate, abbiamo parlato del significato pratico, operativo della conoscenza, della scienza, delle teorie scientifiche secondo Francesco Bacone. Sapere è potere, significa anche che quello che pretendiamo di sapere, le teorie che noi formuliamo, sono vere soltanto se producono delle conseguenze operative, se producono delle conseguenze pratiche, se non si limitano a restare delle teorie così astratte che non producono niente di concreto, d'accordo? Quindi le istanze pratiche ci fanno spiegare ancora meglio, si fanno precisare che cosa intende Bacone quando dice sapere e potere. Abbiamo visto che per Bacone la conseguenza pratica di una teoria assume l'importanza di un criterio di verificazione o di falsificazione, cioè una teoria è vera soltanto se produce conseguenze pratiche, se produce modificazioni tecniche, tecnologiche della natura. Quindi Bacone dice questo: una volta formulata la nostra teoria sul calore, attenzione, quella teoria è vera soltanto se con le cose che abbiamo osservato del calore inserite nella teoria, noi possiamo, capite, produrre artificialmente il calore. E quindi la nostra teoria sul calore, la nostra teoria scientifica su che cos'è il calore, qual è la sua legge di svolgimento, sarà vera, sarà verificata se noi usando quella teoria riusciamo a produrre da noi, cioè artificialmente, il calore. Non che il calore si produca per caso o spontaneamente. Noi siamo arrivati a dire qual è la legge,
la regola, il funzionamento del calore, che cos'è il calore, l'abbiamo misurato, abbiamo una serie di informazioni, quelle teorie su che cos'è il calore sono valide soltanto se noi ce ne possiamo servire per produrre artificialmente, per produrre a comando il calore, altrimenti la nostra teoria del calore sarà falsa. Ragazzi, io ho finito di parlare di Francesco Bacone, veramente vi ho detto tutto quello che sapevo, tutte le cose più importanti. Abbiamo visto che Francesco Bacone è un eccezionale antesignano della mentalità scientifica, delle procedure scientifiche, di come gli scienziati devono lavorare, di come la scienza deve essere espressa attraverso il linguaggio, deve essere comunicata, ma anche un geniale anticipatore della tecnica. Per lui la scienza e la teoria scientifica, come abbiamo visto poc'anzi, sono valide soltanto se producono conseguenze operative, pratiche, una trasformazione controllata e consapevole della natura da parte degli scienziati, e quindi ogni teoria scientifica è vera soltanto se ha come conseguenze operative una trasformazione pratica della natura. Questi sono i metodi di Francesco Bacone, però in realtà il suo metodo scientifico induttivo è assolutamente fallace, fallimentare, non ci fa aumentare neanche proprio di un grammo, neanche di un pezzettino la conoscenza. E quindi grandi meriti proprio di Francesco Bacone nel delineare la conoscenza, la tecnologia, l'idea di progresso e così via, però assolutamente lui formula un metodo scientifico che è totalmente inservibile. Spero che queste lezioni su Bacone siano state chiare e comprensibili. Concludiamo qui la filosofia di Francesco Bacone, questo ciclo di video lezioni dedicato a Francesco Bacone, che contiene come prima lezione anche una breve introduzione sulle caratteristiche della filosofia del Seicento, perché Bacone è il primo cronologicamente dei filosofi del Seicento che io tratto. E insomma, ci vediamo in qualche altra playlist. Grazie a tutti e arrivederci a tutti.